Con l'avvento dei social sono comparsi sempre più video, filmati e persone che si accingono a sfoggiare il piccolo regista che c'è in loro, sguainando cavalletti ed estraendo telefoni, videocamera, microfoni, accessori che non possono mancare nella borsa della palestra. Non basta più portare fasce, ganci, straps, cintura e bottiglione da 1,5 litri. Adesso bisogna fare spazio anche per questi gadget elettronici. I vecchi saggi scuotono la testa. La palestra non è un set cinematografico. Basta intralciarci con questi treppiedi e bastoni per i selfie. Il powerlifter, durante le sue pause tra una serie e l'altra, si giustifica. Io devo controllare che le mie esecuzioni siano perfette, altrimenti come faccio a vincere? L'influencer, mentre aggiusta l'inquadratura nel tentativo di non riprendere nessuno e trovare il giusto contrasto tra luci e ombre, esclama: Se mi passate ancora davanti, vi sbrano. il povero ragazzo che ha pagato fior di quattrini per i coaching online. Ve ne prego, fatemi filmare questa esecuzione, così almeno ho l'impressione di aver speso bene i miei umili soldi, guadagnati dal mio lavoro sottopagato. E poi arriva la goccia che fa traboccare il vaso, un natural bodybuilder che, serissimo, consiglia di filmare le esecuzioni per capire se si è andati davvero a cedimento oppure no. Lascio a voi immaginare il putiferio sotto nei commenti. Ma da dove nasce tutto quest'odio? Credo che buona parte di questo astio derivi dai soliti TikTok, sempre presenti quando c'è da rovinare qualcosa, nel quale i vari influencer si immortalano per fini didattici, ma soprattutto per intrattenimento, denigrando altra gente in palestra, fingendo sguardi che non ci sono mai stati, pose nello spogliatoio e prank che non fanno ridere a nessuno. E il problema sapete qual è? Che a causa di questi fenomeni da circo ci rimettono le brave persone, quelle che si filmano per reale utilità o per passione, ma che ormai vengono guardate con sospetto, anche se, come ho già detto in precedenza, in parte la colpa è anche di chi guarda, perché manca di spirito critico. E io perché mi filmo? Semplicemente mi serve un sottofondo visivo mentre parlo. Uso la palestra perché è uno dei pochi momenti della giornata in cui riesco a registrare delle clip. Non ho il tempo materiale per creare contenuti al di fuori da quel contesto e anche la registrazione dell'audio è spesso un'impresa, tra rumori, tempi ristretti e così via. Per me, registrare le clip in palestra e montare la voce in un secondo momento mi permette di essere più efficiente. Inoltre, solitamente, quando si parla di palestra, il pubblico cerca sempre una prova, una conferma riguardante chi parla, della serie. Sì, vabbè, dici tutte queste cose ma non fai mai vedere come ti alleni e il tuo fisico. Per quanto riguarda invece la mia politica sulle riprese in palestra, questa si divide in 3 passi. Innanzitutto bisogna scoprire se nella palestra sia consentito filmarsi. Mi guardo intorno o sul sito web se presente per trovare il regolamento della struttura. Da lì inizio una lettura molto approfondita per vedere se l'argomento risulta menzionato, vari divieti, cosa è concesso e possibili cavilli per girare intorno alle clausole. Dopodiché abbiamo il passo numero 2, chiedere allo staff. Il modo migliore per non passare come un influencer da 4 soldi, sembrare una brava persona agli occhi del personale e fare anche una bella figura, è partire con una domanda sui generis, facendola gnorri. Vi è mai capitato di avere o trovare persone che si filmano? E da lì parte una leggera chiacchierata con l'altra persona. Altre frasi che vi possono aiutare ad aumentare la probabilità di filmarvi sono: volevo capire se nel vostro regolamento è previsto qualcosa per queste situazioni. Sai, ho un piccolo canale YouTube dove posto solamente filmati di io che mi alleno.
Sono consapevole del fatto che sui social girano video di ragazze che vogliono solo far casino o prendere in giro altre persone. Se mi capita di riprendere qualcuno, avrò cura di oscurare il volto della persona. Il passo 3 dipende dalla risposta che avete ricevuto nella fase 2. Se non è consentito filmarsi, possiamo tentare di metterci d'accordo col personale, garantendo riprese solo ed esclusivamente nel caso in cui in sala non ci sia nessun altro oltre a noi, e interrompere le stesse non appena arriva qualcuno. Questo può succedere solo se la struttura è molto piccola, poco frequentata o andate in orari dove non c'è nessuno, come la mattina presto. Se invece possiamo filmarci, allora siamo a posto, ma solo con lo staff. Sembra poco, ma personalmente siamo arrivati all'80% dell'opera. Il restante 20% è rappresentato da tutte le altre persone che frequentano la palestra. Personalmente, nonostante siamo liberi di fare quello che vogliamo, dobbiamo mantenere comunque un minimo di buona educazione e buon senso, adattarci all'ambiente in cui ci troviamo, senza forzare inquadrature improbabili. Cercare comunque di escludere quante più persone possibili durante le riprese, anche per evitare di lavorare di più in fase di editing. Posizionare il cavalletto in punti strategici, in modo tale da non intralciare le altre persone. Alcuni dei miei punti preferiti sono contro le colonne oppure accanto agli estintori. Non chiedetemi perché, ma mi escono sempre delle clip carine. Essere trasparenti. Se qualcuno chiede cosa stiamo facendo, spiegare senza problemi e, se serve, mostrare le riprese. Accettare gli imprevisti. Se qualcuno ci passa davanti o butta giù l'attrezzatura per sbaglio, amen. Facciamocene una ragione. Chiediamo scusa e cerchiamo di essere sempre disponibili. Un ultimo consiglio. Se create contenuti, provate a filmarvi quando la palestra è semivuota, per esempio durante i periodi festivi, non solo per ridurre i fastidi agli altri, ma anche per diminuire quel senso di colpa che, diciamolo, a volte sentiamo anche se abbiamo il permesso. E lo dico anche se dovrebbe essere ovvio. Niente riprese nello spogliatoio. 0. Ma neanche per sbaglio. Alla fine è una questione di equilibrio tra libertà personale e rispetto degli altri, creatività e buonsenso. Concetti che purtroppo non sembrano essere poi così scontati.